Allora, non allarmatevi se sentite degli strani versi, tipo delle galline, e passano anche le automobili, c'è gente nei dintorni che urla e strilla, perciò abbiate pazienza, ma il video verrà come verrà. Allora, è la prima volta che recensisco una smart band, perciò non ho ancora, un'esperienza approfondita sull'argomento, e quindi per questo video dirò più cose oggettive. Perciò pensieri personali, sensazioni, ve li descrivo quando ne ho provate diverse, in modo tale da fare anche delle comparazioni sensate fra vari modelli e magari di differenti marche. Xiaomi Mi Smart Band 6. Allora, cosa c'è in confezione? Le fanno sempre più compatte queste scatoline, mannaggia a loro, che dopo averle maneggiate non si riesce più a mettere la roba dentro, ma vabbè, sottigliezze. 3 cose: cavetto proprietario per la ricarica, USB-A, avrei preferito il tipo C per stare al passo coi tempi, ma vabbè, libretto delle istruzioni, barra informazioni, molto graziosa questa forma, e per fortuna c'è il nostro italiano in 14 pagine fronte retro, arricchite da immagini per essere il più possibile comprese. E infine, naturalmente, la protagonista. Parto dall'estetica, identica al modello precedente, eccezione lo schermo AMOLED, che è stato rivisitato. Più grande del 49%, più definito con 326 ppi e più luminoso, cercando di eliminare le cornici per avere una superficie, tutto touch. Grazie a ciò sono state ideate delle watch face con più informazioni, anche se qui è un po' tutto relativo, parliamo di 1.56 pollici, non aspettatevi una leggibilità facile. Piccola parentesi sulla luminosità, non c'è una gradualità automatica, quindi dovrete sempre affidarvi sull'opzione manuale. Dicendo che la struttura è identica alla 5, i cinturini vecchi sono compatibili, così c'è meno spreco e più personalizzazione. È in gomma, al suo interno c'è il TPU che riesce a contenere agenti antibatterici per proteggere la pelle dai germi, poi si chiude, fra virgolette, a pressione in uno dei 13 forellini. E America. Non c'è una sicura e questa assenza potrebbe causare la perdita del dispositivo nelle situazioni più estreme. Veramente leggera, 12,8 grammi, sembra di non averla indosso. È resistente ai liquidi, ma attenzione, non in tutti gli ambiti. Nell'immersione o nella sauna non deve essere utilizzata perché ha la classificazione di impermeabilità 5 ATM, quindi per lavarsi le mani va bene, per la doccia anche, per un nuoto leggero in piscina sì, ma per andare tranquilla sott'acqua occorre che abbiate almeno il 10 ATM. Per risvegliarla avete 2 modi, o con un tocco in qualsiasi punto sensibile, ora alzo la voce perché passa la moto, oppure uno scorrimento verso l'alto. Io mi trovo meglio con la prima opzione. 30 discipline, 19 sono state aggiunte con questo modello, questo è l'elenco di quelle nuove. 6 sport hanno un rilevamento automatico. Corsa all'aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e infine ciclismo. Io però gli automatismi cerco sempre di disattivarli, infatti possono capitare imperfezioni. Nel mio caso la corsa non sempre ci azzeccava tra l'avvio e la pausa, quindi preferisco far tutto manualmente per una maggiore precisione. Monitoraggi sulla salute. Abbiamo frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno del sangue, qualità del sonno e stress. Tutte misurazioni, non esclusive, ma comunque fate conto che su Apple Watch non c'è ancora una funzionalità dedicata allo stress, almeno credo perché ho ancora la serie 3. Rovesciando nuovamente la moneta, questa analisi dello stress viene ricavata essenzialmente da quella della frequenza cardiaca e altri piccoli monitoraggi, perciò in sintesi diciamo che non c'è un'esclusività di analisi, ma non sono neanche molto comuni, ecco. Manca la tecnologia NFC, ma la vedo comunque una cosa abbastanza inutile. Intanto c'è lo smartphone per i pagamenti
perciò non è tutta questa urgenza. Manca anche il GPS integrato e qui è una bella noia, per questo motivo. Se volete sfruttare il GPS dello smartphone, quest'ultimo deve essere continuamente collegato alla smartband con l'app aperta, dove attraverso una sezione avviate l'allenamento con la mappa. È possibile farlo per la camminata, la corsa e sì, il ciclismo. Quindi senza fare quel go sull'app, il tracciato non viene registrato. Cioè, se avviate l'allenamento solo dalla smartband, va bene, lo smartphone è collegato con l'app aperta, ok, non vi salva il percorso comunque. A proposito di app, ce ne sono due sfruttabili, Mi Fit e la più recente Xiaomi Wear. Su iPhone ho principalmente utilizzato Mi Fit, la Wear c'è ma si chiama Lite, quindi presuppongo che sia una versione più leggera rispetto a quella di Android. Non capisco perché ci sono due app. Va a confondere secondo me l'utente, penso all'anziano, con tutto rispetto. Comunque, confrontandole, ho notato che vengono restituiti più dettagli sulla Mi Fit. La Wear invece è per visualizzare subito i parametri. È un po' meno dispersiva, ecco. Un altro aspetto che ritengo positivo nella Mi Fit è che non fa accedere con un profilo Xiaomi, cioè non è obbligatorio. Invece al primo avvio la Wear vuole che noi inseriamo l'ID. A me, che ho solo questo prodotto della Xiaomi, che caspita me ne frega di fare un account, cioè preferisco mettere quei dati che richiede tipo l'altezza, il peso, quando sono nato e sono a posto, senza registrare email e password che se possiamo è meglio evitare di metterli. Guardando più da vicino l'app Mi Fit mi sono stupito di quante personalizzazioni ci sono. In primis la possibilità di creare una vibrazione per ogni tipo di notifica. Comodissima funzione secondo me per capire se si tratta di una chiamata, di un SMS, di un promemoria e tanto altro. Tante watch face, anche se molte le ritengo un po' stupide, un po' pacchiane magari. Alcuni però possono piacere, magari ai più giovani. Per finire il discorso sull'app, c'è il calcolo del PAI, fatemelo pronunciare in italiano, anche se non si dovrebbe, però per chi non lo conoscesse, fino a poco tempo fa non lo conoscevo manco io, è un punteggio che cerca di diventare obiettivo per farvi stare meglio. Detta così non si capisce tanto bene. Per spiegarvelo in altre parole posso dire che è una sorta di maestro che ogni tanto vi guarda e vi dice: ehi, corri un altro po' così stai meglio, se arrivi a 100 PAI migliorerai la tua forma cardiorespiratoria e la salute del tuo cuore. Mettetela in questa maniera. Al limite, per capirlo meglio sto algoritmo PAI, andate a fare qualche ricerca sull'internet. È un'analisi generica, cioè non si trova solo sulla Mi Smart Band, ma anche in altri prodotti, ecco. Non sto a dire altro sull'app, altrimenti il video durerebbe tantissimo. Altro da dire per avvicinarci alle conclusioni. La vibrazione è ottima. Quando correte, ad ogni chilometro il motorino si aziona per 2 volte, in maniera decisa, e questo sicuramente è a prova di distratto. Ora, perdonatemi se faccio sempre riferimento a Apple Watch, appunto quest'ultimo ha un'ottima vibrazione, ma si percepisce di meno, sembra giusto un accenno. E anche una sola volta a chilometro, quindi a questo punto meglio il braccialetto di Xiaomi. La batteria mi sembra eterna, 125 mAh, sta in vita circa 2 settimane con un utilizzo medio e ve la metto lì una ventina di giorni con risparmio energetico attivo, però io sinceramente questa modalità non l'ho trovata. Forse molti intendono per quando si disattivano le funzioni che ciucciano di più, ma un'opzione nella band non l'ho vista proprio e questo un po' mi è dispiaciuto. Poi magari sono cieco io. Se attivate proprio tutte quelle funzioni che la sfruttano al massimo, vi resta accesa per 4-6 giorni. Non c'è un modo per spegnerla, muore logicamente quando la batteria è completamente scarica. C'è comunque l'opzione di riavvio nel caso impazzisca, ma finora non ne ho avuto bisogno. Non ci sono tasti fisici e questo può essere un bene perché dopo diverso tempo potrebbero non più funzionare, come ultimamente sta accadendo al mio vecchio Apple Watch 3 che con tutto quello che ha passato, poverino, non avviene più correttamente la pressione meccanica sui 2 tasti. I cinturini di Xiaomi sono disponibili in 6 colori: nero, blu, arancio,
giallo, pensavo che mi si stava avvicinando una gallina, verde e avorio. Se interessati vi consiglio di prenderlo su YouPin, un negozio online che contiene tanti oggettini digitali. Qui lo trovate a circa 33 euro, il costo di spedizione è anche ridicolo e i tempi di consegna diciamo che sono nella norma, visto che ve lo spediscono, se non erro, dalla Cina. Per questo costo è sicuramente da provare, così levate quelle chiappe dal divano e venite con me a fare un po' di corsetta. Non tutti i giorni perché non è la miglior cosa, ma un giorno sì e uno no. 8-10 km basta, ne avanzano, così viviamo meglio. A presto!